Sono onorata che mi abbiate invitato all'apertura dell'anno della scuola Coirag. Parlerò in inglese lentamente e anche se voi parlate lentamente posso capirvi. I will speak slowly in English for the talk, and Ilaria will translate, but the slides are in English and Italian. I will start with the key group analytic concepts and then talk about the distinction between small group, medium group and the large group, and different types of large group experiences, and whether there is a difference between the group dynamics in the small group and the large group. We can continue. I convened a large group in the training in London IGA for nearly 7 years, and most of the students find the experiential large group as being very difficult, conflictual, and what is the purpose of the experiential training large group? This is what I will talk about, and then the applications of the learnings from the large group to the situazioni psicosociali che cambiano. Is that right? Okay, so we'll just do that in Italian now. Oops. That's good. Va bene, insomma, quindi ha fatto un po' una panoramica su come svolgerà questo incontro oggi con noi, quindi parlerà dei concetti chiave della gruppoanalisi, quindi la definizione di cosa vuol dire, cosa intendiamo quando parliamo di un grande gruppo, di un gruppo mediano, di un piccolo gruppo. Lei ha condotto da molto tempo il large group in contesti di training a Londra, e quindi ci chiederemo oggi, esistono delle dinamiche specifiche dei grandi gruppi? Quali sono gli obiettivi nell'ambito formativo che perseguiamo, insomma, quando facciamo i grandi gruppi, e molto spesso quello che lei ha riscontrato è che per gli allievi è molto difficile capire, sentirsi a proprio agio, ma anche capire, insomma, che cosa succede in un grande gruppo. Quindi l'utilizzo che può essere fatto degli insight nei gruppi mediani e nei contesti psicosociali che cambiano, quindi non solo in contesti formativi ma anche in contesti sociali, come abbiamo detto. So starting from psychoanalysis, questo deve girare? These are some of the key concepts in psychoanalysis, because group analysis developed from psychoanalysis. The instincts, the conscious and the unconscious, defenses, projection, proiezione and identificazione proiettiva. Identificazione proiettiva, va bene. And they read it. Contenimento, and transfer and countertransference. Of these, the
The containment, I believe, is the most important, the thing that makes the most difference for patients in individual psychoanalysis and group analysis and all therapies. This is my belief that containment is what enables people to not act and to be able to live without pain and difficulties in relationships. Mm-hmm. Ok, i concetti sono questi, ma dal suo punto di vista quello che è veramente fondamentale è il concetto di contenimento, perché è quello che consente alle persone di non agire il malessere, e quindi sia in tutti i tipi di gruppi contenimento è quello più importante, insomma. So in a group we work on the containment, and the key elements of the containment in a group are the struttura, having a way of thinking, a model of thinking, a theoretical structure. I think you might as well just do this. Mm-hmm. Do you want to just, they can read it, but these Okay. are the elements of the containment in a group. Ok, sì, questi sono gli elementi di contenimento nel gruppo, quindi la struttura, lei diceva anche un modello di pensiero all'interno del gruppo, una teoria anche di riferimento. In essence, there is how we develop containment in a group, but to do that there are a lot of dynamics in the group that happen. Firstly, I think I'm just going to do this. It is difficult to talk about what happens in a group. It is best experienced. And then you know these dynamics by experiencing them inside. I say here we are born into groups. I mean both literally and metaphorically in the group. We die in the group, and the groups are our nature, and also the groups show us our humanity. Maybe just say that. In buona sostanza, insomma, per capire per apprendere che cosa succede in un gruppo non c'è l'unico modo, il modo migliore per farlo è quello di fare un gruppo, fare l'esperienza del gruppo, perché comunque nel gruppo nasciamo, moriamo, ma questo è inteso sia in senso letterale che in senso metaforico, nel senso che i gruppi ci mostrano qual è proprio la nostra natura umana. Thank you. In a group, and particularly in a large group, there is a moment when you feel you don't exist. And then you are able to find words, and then you come into being. And then the attention goes somewhere else, and it's like you have died. So in a group, I don't know if you recognize this experience. You can feel like you don't exist, and then you come into existence. And then there is the interaction between people, where you can be critical or want to kill somebody in the group, and then we find a place where we cooperate. We find our humanity of cooperation and civilization. Ok. Allora, nel grande gruppo sostanzialmente ci sono dei momenti in cui pensi veramente di non esistere, non sai chi sei e non trovi le parole, e poi improvvisamente senti che sei nato.
Può succedere che l'attenzione ad esempio vada altrove e lì è un po' come se morissi, cioè scompari, non esisti più. Oppure anche mentre quando c'è l'interazione tra altre persone, in certi momenti tu sei molto critico e pensi che vorresti uccidere qualcuno o che sta parlando, e poi magari succede anche che invece ti senti molto a tuo agio, senti un clima di cooperazione, collaborazione, è tutto il contrario, insomma. So I say here in a large group, but I think we find these in any size group, in a small group or a medium group. But in a large group, these are very strong, this sense of non-existence, also called anxiety about annihilation anxiety in English. Do you have that word? Sì, è l'ansia di annichilimento, insomma, alienazione. Okay. And I think with this anxiety, this is the result in a group. Oops. So in an early group, particularly with the anxiety of l'esistenza, there is a search for an identity. So people in an experiential large group of this size will then say, I am a first year student, I am a teacher. People take an identity. Ok, quindi soprattutto nelle prime fasi del large group, del grande gruppo, c'è proprio questo bisogno di cercare un'identità, così molti interventi cominciano in questo modo: io sono uno studente del primo anno, oppure io sono un docente, quindi definendosi. And I think this is a formation of an identity in response to a sense of having no identity. Sì, questa quindi è una reazione del definire l'identità proprio in risposta alla sensazione di non averla. Yeah, and also other dynamics that I was talking about of coming into being or dying or not existing, they have a particular response in the large group, and these can be a fragmentation. What is performance? Huh? Performance? Or fragmentation and performance. No, I didn't say that yet. So, altre dinamiche che succedono appunto come quelle di cui ho parlato prima, che sono la sensazione di nascere, venire al mondo nel gruppo e quella di morire, hanno poi delle risposte nel gruppo che sono appunto la frammentazione e la prestazione, ho parlato di performance. I think these happen in all groups, but are bigger in the large group. Questo accade in tutti i gruppi, ma la risonanza che hanno nei large group è molto più forte. And finally, what we find is the social unconscious coming into being in the group, in the present, and that is the historic conflicts or social dynamics such as racism or sexism or the way groups of people interact one another comes alive again in the large group, but again all groups. Sì, sottolinea sempre che queste sono dinamiche di tutti i gruppi, è solo che nel grande gruppo sono molto evidenti. Quello che viene fuori, insomma, nel grande gruppo è anche proprio l'inconscio sociale, cioè legato al razzismo, a come le persone interagiscono, i sottogruppi di persone interagiscono gli uni con gli altri, e questo si ripete nel large group. Okay, so I have a view, and this is in group analysis, we have a view that there are the individual and the small group and the large group are all similar. This is from, the theory is from systems theory. Sì, la nostra teoria in gruppo analisi è che can you repeat because I that
each group, individual, the small group, the medium group, and the society are all systems within one another. Ok, tutto l'individuo, il piccolo gruppo, il gruppo mediano, il grande gruppo, quindi la società, sono come insomma delle matriosche, sono uno dentro l'altro. Exactly. È un sistema unico. So this is informed by the systems theory. Ok. Teoria dei sistemi, questa viene dalla teoria dei sistemi. Now the issue is that they are parallel processes. So what we find in the large society, then we find in the large group, then we find in the small group, and we find in the individual. Il concetto è che sono proprio processi paralleli, quindi quello che noi troviamo nella società lo troviamo nel grande gruppo, nel gruppo mediano, fino ad arrivare all'individuo. Okay, so I will go a bit more into group analysis, but the group analysis was first started in England by S.H. Fuchs. Ok, ora entra un po' nel merito della gruppoanalisi, che è nata in Inghilterra con Fuchs. And he called it analysis in the group, of the group, by the group. So Sì, riprendiamo un po' quello che ha già raccontato Angelo dell'analisi di gruppo, in gruppo e attraverso il gruppo. He was influenced by Fuchs came from Germany, and he was influenced by Elias, a sociologist in the Frankfurt School. E Fuchs veniva dalla Germania e fu influenzato da, noi diciamo, Elias, che era un sociologo. And hence the importance of the social context came into group analysis very early on. Quindi sin dall'inizio l'importanza del contesto sociale è entrato come una parte fondamentale, insomma, della gruppoanalisi. So there is, so this total situation, la situazione totale talks about the whole working together. He was also influenced by a neurologist, Goldstein, who was researching the neural networks where the system responds as a whole to the situation. Okay. Fuchs è stato influenzato anche da Goldstein, che era un neurologo e quindi che studiava le reti neurali, per cui ha studiato come il gruppo funziona come un tutto. And also group analysis from the beginning has this concept of the social unconscious. E sin dall'inizio c'era il concetto di inconscio sociale. And also it was influenced by Gestalt, the figure and the ground. Again, the total being the context, giving the meaning to what we see. E oltretutto fu anche influenzato dalla Gestalt, ovvero appunto il concetto di figura sfondo e di come il contesto dà significato a quello che accade. The group analysis right from the beginning has three main theoretical influences. Dall'inizio la gruppoanalisi ha tre influenze teoriche. Psicoanalisi, teoria dei sistemi and sociologia. Okay, so the influence of sociology, yeah, I've said all this. So you can just, I have said this total situation. Questo lo ha già detto, ha già parlato della situazione sociale, totale, scusate. Yeah. And maybe you can just summarize that. Sì, vuole che io sintetizzi. Comunque lei dice sono cose che ho già introdotto, che quindi l'individuo non può essere, è completamente sociale, nel senso nasce nel sociale. Il riferimento ad Elias, di cui ha parlato prima, e l'importanza dell'inconscio sociale.
quindi che particolarmente i gruppi mediani e i grandi gruppi possono inconsciamente mettere in atto dei modelli di comportamento che sono etnici, di genere e sociale, cioè quello che effettivamente di cui ha già parlato. Okay, so Fuchs talked about the matrix, which is, again, in the total situation, the web of communications in the group, which is built up in the group. So as you know, you can have a group of people on a bus stop, but it is not a group. And they may be the group of people on a bus stop every day, it is still not a group. I was talking of some organizations of individual psychotherapy. People are together in a group, but it's not the group as we know it. So we develop a group through the interactions, and this is what you are training to see, how to develop a group. Ok, noi sviluppiamo un gruppo, nel senso che delle persone insieme, come ben sappiamo, mettere delle persone insieme non fa di questo un gruppo. L'esempio che tutti conosciamo è quello delle persone alla fermata dell'autobus, aspettano l'autobus, sono sempre le stesse persone tutti i giorni, ma non per questo sono un gruppo. A lei è capitato di lavorare in alcune organizzazioni di scuole o di parte di psicoterapeuti che però non usavano il gruppo, e quindi appunto anche se si trattava di specialisti non è che lo stare insieme facesse di loro un gruppo, ecco. Fuchs talked about two different types of matrix, the foundation matrix and the dynamic matrix. Allora Fuchs ha parlato di due matrici, la matrice di base e la matrice dinamica. And the foundation matrix, he said, is how people are already connected through their having bodies, human bodies, and a national historic connection. Whereas the dynamic matrix... Wait a minute, please. Allora, la matrice di base è data da come le persone sono già in connessione tra loro, cioè il fatto di avere un corpo, il fatto di parlare la stessa lingua, di appartenere alla stessa nazione. La matrice dinamica develops in the freshly in the group through the conversation. La matrice dinamica si sviluppa in modo più nuovo, fresco nel gruppo attraverso gli scambi, attraverso la conversazione. And he also talked about this transpersonal process where the individual, the group dynamics go through the individual. Poi ha parlato anche dei processi transpersonali, dove, what did you say? The dynamics go through the individual. Le dinamiche del gruppo attraversano l'individuo. This is like the network of neurons working as a whole. So the group works as a whole. So the individuals speaking as part of the whole. Ok, così come le reti neurali lavorano tutte insieme, tutte come un tutto, esattamente anche quando l'individuo parla, un individuo prende la parola all'interno di un gruppo, lo sta facendo come tutto il gruppo, cioè a nome di tutto il gruppo, insomma. Now this is very key to understanding social processes. A subgroup in a group, so the individual or a subgroup may be representing the other, the immigrant, the different, but it is representing a whole of it. They are not individual, that is part of the whole. Mm-hmm. Questa è proprio la chiave per capire quello che succede nei processi sociali. È vero, ci sono certi sottogruppi che hanno certe idee, ma non sono solo loro, rappresentano proprio la società. References are at the end of the talk. I have all the references. Si premura di dirci che alla fine dell'intervento ci sono tutti i riferimenti bibliografici.
Now Fuchs then talks about the importance of communication. For him, any illness is a disturbance of communication. Ok, Fuchs parla anche dell'importanza della comunicazione e che ogni tipo di malattia in realtà è un disturbo di comunicazione. And this is my favorite quote from Fuchs, that the language of the symptom, although already a communication, is autistic. It mumbles to itself secretly, hoping to be overheard. Its equivalent meaning, conveyed in words, is social. Questa è la sua citazione preferita di Fuchs, che dice che la malattia mentale ha un disturbo di integrazione con la comunità e le sue radici, cioè è un disturbo di comunicazione. Il disturbo nevrotico e psicotico è legato alla scarsa comunicabilità che viene bloccata. Il linguaggio del sintomo, sebbene sia già una comunicazione, è un linguaggio autistico, mormora a se stesso in segreto sperando di essere al di sopra. Il suo significato equivalente, espresso in parole, è sociale. Fuchs followed Bion to Northfield in the Second World War. Northfield was a hospital for the soldiers who were mentally unwell after the war, and Bion had gone there, psychoanalyst, group analyst, and was working group as a whole, which didn't work. And Fuchs then was appointed the director of Northfield Hospital. Ok, allora sta parlando dell'esperienza di Northfield, ospedale militare, dove appunto venivano curati i militari durante la seconda guerra mondiale. Lì ha lavorato anche Bion, psicoanalista e gruppoanalista. What did you say about Group as a whole. Ok, Bion works. Ok, quindi Bion ha cominciato a usare il gruppo come un tutto, a pensare di lavorare in questo modo con il gruppo. But for Fuchs, if a soldier did not want to get better, it made great sense, because if he got better he would have to go back to the war. Ok, per Fuchs se un soldato non voleva stare meglio aveva senso, perché questo voleva dire che non voleva tornare in guerra. So he could see the context of the war in the society, and then the context of the hospital. Ok. There's a bit here. In the hospital they had a concert, a musical concert. So when the soldier is playing the piano in the concert was important in getting better. So the social context, the war, the bigger or the smaller, determines the health of the person. Ok, quello che insomma Fuchs comincia a fare è che considera anche il contesto sociale in cui le persone vengono curate. Quindi c'è la guerra e c'è l'ospedale. E quello che fa una persona all'interno del gruppo, dell'ospedale, è determinato anche da quello che succede fuori. So the difference between Bion and Fuchs is Bion would interpret the group as a whole unconscious, or the dynamics, as if it was one organism. With Fuchs, there's the ability to move between the individual psychoanalysis, the figure and ground, the gestalt, and the social context. Ok, quindi la differenza tra Bion e Fuchs è che Fuchs considera il gruppo come un tutto, Bion considera il gruppo come un tutto, mentre Fuchs pone l'accento sull'abilità di muoversi tra l'individuo e il gruppo, e quindi anche nel sociale. Okay, so he aimed at increasing levels of articulation in the group as the goal. So we move from the symptom to communication. Ok, quindi per Fuchs l'obiettivo è di muoversi su livelli sempre più sviluppati, sempre migliori di articolazione.
all'interno del gruppo. And he called this ego training in azione. Sì, e questo l'ha chiamato ego training in action, in azione. So therapeutic communities developed in the UK mainly after the World War II. The Northfield, as I was talking, gave birth to group analysis. The Castle Hospital still is open in London, Tom Main. The Henderson Hospital again started for the soldiers, unfortunately now closed for about probably about 7-8 years. Okay. E le comunità terapeutiche nel Regno Unito dopo la seconda guerra mondiale cominciarono appunto a svilupparsi. Ha parlato dell'esperimento di Northfield, poi c'è il Castle Hospital con Tom Main e il Henderson Hospital con Maxwell Jones che ha chiuso purtroppo da qualche anno. Okay, so some group analytic concepts that we use, just very briefly, resonance and mirroring, personification and condensation, localization of disturbance. This is, again, if you take a group as a whole view, the individual is speaking for the group. We say the individual speaking for the group. So it's not the individual's problem necessarily. We have to then localize where that problem is. Sì, scorriamo alcuni concetti chiave insomma, della gruppoanalisi che lei ha nominato, ma la cosa più importante è sempre questa, che è di vedere il gruppo come un tutto, quindi che l'individuo quando parla per il gruppo e se espone un problema non è un suo problema ma è un problema del gruppo. Okay. Mirroring process, it was developed by Malcolm Pines. Fuchs called it a group, a hall of mirrors. Sì, questo concetto il concetto di rispecchiamento è stato sviluppato da Pines, da Malcolm Pines, e Fuchs ha chiamato appunto il processo il gruppo come la stanza degli specchi. And you can see this being mirrored by the other is then internalized. So we get to il me in te e il te in me. We know it happens in a group. Sì, c'è proprio questo processo di vedersi rispecchiati negli altri e poi interiorizzare qualcosa durante il processo di gruppo. Quindi. Yeah, so Fuchs. Yeah. So we see. Do you want to just maybe summarize this part? You can read it. But. Okay. Do you want me to read it? Do you want me to read it? This part? Yeah. Okay. Quindi la maggiore conoscenza di informazione di se stessi può derivare da risposte degli altri alle proprie attitudini, azioni, emozioni, relazioni e l'informazione che ognuno può ottenere rispetto a se stesso, cercando e connettendosi con gli atteggiamenti, le emozioni e il comportamento degli altri. We talked about personification already. Yeah. Abbiamo già parlato di questo. This is how Fuchs first wrote about personification, but in essence it is when one person is speaking, a problem is personified in the group. Sì, il primo a parlare di personificazione è stato Fuchs, ma insomma in buona sostanza è quando una persona rappresenta o appunto impersonifica il problema di tutto il gruppo. Condensation is an interesting concept. Because of the many numbers of people and different characters in a group, and particularly a large group, there can be a moment that, as it says here, it's as if the collective unconscious of all of us acts as a condenser, something that becomes very apparent all of a sudden in a group.
Il concetto di condensazione è particolarmente interessante proprio perché soprattutto nei grandi gruppi ci sono persone diverse che hanno caratteri diversi e a un certo punto è come se si condensasse tutto questo ed emerge qualcosa. Okay, and the social unconscious concept, this has been developed in recent years by Earl Hopper and Chaim Weinberg. And this is the, I will just say this in Italian, Ilaria, what the Inconscio sociale? Should I read it? Mm-hmm. Ok. Vabbè, è stato sviluppato più recentemente da Hopper e Hopper e il concetto dell'inconscio sociale si riferisce all'esistenza e ai vincoli di accordi sociali, culturali e di comunicazione, di cui le persone non sono consapevoli. Inconsapevoli nella misura in cui questi accordi non sono percepiti, cioè non conosciuti, e se sono percepiti non sono riconosciuti, sono negati, e se riconosciuti non considerati come problematici, cioè dati, e se considerati problematici non sono comunque considerati con un grado ottimale di distacco e obiettività. So it is the blindness to our cultural, social contexts. Cioè fondamentalmente la cecità al nostro contesto sociale e culturale. Yeah. You see this when you travel, when you come to another country and people are working to a social norm that is, they think is normal for everybody, but you see it that is different. Te ne accorgi soprattutto quando viaggi, per cui le persone si comportano e hanno atteggiamenti, insomma, che per loro sono normali, ma per te che vieni dall'estero ti sembra strano, non è così normale. Okay, groups, 3 dimensions. In any group there is a structure of the group, there's the process which is dynamic, and there's the content of the group. Struttura, processo e contenuto. John Schlapabersky, this book is a new book, a very good summary of all the all the authors in group analysis. Suggerisce la lettura di questo libro che è un ottimo riassunto, insomma, di tutti i concetti della group analysis. Now, I just have this normally as when I teach my trainees, what do you do in the group and the activity of structuring in a group. And there's less activity here. And much more activity over here. So with increased activity, there is there's more structure, going back to the structure and process and content of the group. No matter what the content, if you increase the activity, there is more containment. Okay. Yeah? All'aumentare dell'attività, cioè anche del modo di condurre più strutturato del conduttore e il gruppo, aumenta anche il livello di contenimento. Okay, so different size groups, small, medium and large groups. So small groups resemble a family, numbers up to about 12. Do you want to say that? Sì, i piccoli gruppi rispecchiano un po' il contesto familiare, diciamo che il numero massimo di partecipanti è appunto tra i 4 e i 12. Median group tends to be between 12 and 30. And it just at the moment we're saying a large group is 30 plus, up to hundreds. And they have different dynamics, or do they? Or is it that the dynamics change, are more amplified? Ok, e appunto ha detto, no, la quantità, insomma, di membri di cui sono formati i gruppi, per cui 4-12 per i piccoli gruppi, da 12-40 per i gruppi mediani e da 30 a 100 e anche più i large group. Dice non è che proprio ci siano dinamiche diverse a seconda della dimensione dei gruppi, ma il fatto è che le dinamiche vengono amplificate. Particularly in the medium group and in a large group, one finds this difficulty in communication, and
it's Pat Damare has written about this, being able to find a way from hate through communication into koinonia, which is fellowship, an impersonal fellowship. Ok, soprattutto nei gruppi mediani e nei grandi gruppi è forte la difficoltà di comunicazione. De Marais ha scritto su questo, la difficoltà maggiore è riuscire ad attraversare, a passare dallo stato di odio a quello di collaborazione e di comunicazione. So large groups take place in training organizations or in conferences, and they are they're a laboratory to understand large group dynamics, but what is their function is a bit obscure. Allora, i large group vengono utilizzati per lo più in ambiti di formazione oppure all'interno di seminari e convegni. Sono dei laboratori per fare ricerca, quindi per studiare le dinamiche del gruppo. And then this is a student we have in IGA just last year, her thesis. She was talking about a discrete large group and a developmental large group. A discrete is in a conference, 2 or 4 days, you have a large group, 3 large groups, whereas a developmental large group is meeting several times a year, several years during a training, and so there is a possibility of seeing the development of the large group. Ok, questo si riferisce anche all'esperienza che lei ha all'Institute of Group Analysis di Londra, e quindi ci sono gruppi discreti e gruppi che così abbiamo tradotto in sviluppo. Il gruppo discreto è un grande gruppo che ha però una determinata appartenenza, che si riunisce durante un evento, un workshop o un convegno, e ha una durata limitata. Per esempio possono essere alcune sedute nell'arco di 2 o 4 giorni. Un esempio invece del gruppo, diciamo così, in evoluzione e sviluppo sono appunto i gruppi di training dell'IGH, dove il gruppo si evolve e cambia nel tempo perché si riunisce per molti anni, insomma è un gruppo che esiste sempre, e ogni anno cambiano i partecipanti perché cambiano anche gli allievi e gli studenti della scuola. We found the IGA large training group developed, which was a surprise. The group developed and became a place for transformation over the years I was there. Sì, questa è la sorpresa, cioè che nel gruppo dell'IGA, insomma, what was the surprise? That it changed, the dynamics changed? That it developed. The large group dynamics look as if they don't change. They don't change? Well, I didn't. Okay. Because of the experience normally is of discrete conference large groups. This was the first time I saw a large group develop. Ok, questa è stata un po' la sorpresa, cioè che generalmente noi facciamo esperienza di questi gruppi discreti, cioè che cominciano e terminano in un tempo definito, e vedere invece che nei gruppi, diciamo così, in sviluppo le dinamiche cambiano, succedono cose diverse, insomma. By this I mean a new group is very different from a developed group. Yes, so we develop a group, and a developed group then enables a transformation in people. Ok, quindi un gruppo che nasce è molto diverso da un gruppo in evoluzione che consente una trasformazione alle persone. Exactly. Okay, so I convened the large group at Lega, IGA. Between 2011 and 17. We had between 36 and 44 partecipanti. We had a staff group of 4 of us.
And we have a 4-year training in London also, so it's all the students in the trainings, and also sometimes students stop for 1 year, so the in between the courses. And there is an overlap of students in the year, every year. Ok, questa è la traduzione riunire il grande gruppo, in realtà non è corretta, ne abbiamo parlato ieri sera, about convening and conducting, è la conduzione del grande gruppo, che loro usano un verbo diverso, che implica anche un tipo di conduzione differente, quindi sarebbe la conduzione nel grande gruppo di training. Questa è la sua esperienza, lei ha condotto appunto i gruppi di training a Liga tra il 2011 e il 2017, i partecipanti erano studenti nel numero tra 36 e 44, lo staff di conduzione è composto da 4 persone. Quello che succedeva è che appunto era omogeneo perché erano studenti e ogni anno c'era una sovrapposizione, perché poteva essere o alcuni studenti magari si fermavano per un anno e quindi cambiava la composizione, oppure anche c'erano delle sovrapposizioni tra i partecipanti perché alcuni rimanevano per più anni, altri meno, e quindi appunto questo gruppo in sviluppo di cui parlava prima, che cambia le dinamiche. I asked for, this is an evaluation of their learning. This is the numbers, there you go, numbers of numero dei partecipanti, and the responses to the questionnaire. Mm-hmm. Quindi questa è una tabella che presenta la risposta al questionario che sono stati somministrati ai partecipanti. So I asked, on a scale of 0 to 5, rate the learning on history of emotion, ability to think, transference, ability to communicate in the training large group. Ok, quello che è stato chiesto agli studenti era di segnare, insomma, dare un punteggio da 0 a 5 a queste scale, insomma, che erano l'intensità delle emozioni, la capacità di pensare, l'esperienza di transfer e la capacità di comunicare. And you can see that they said they learned quite a lot, so between 0 to 5, so they learned something on all of these areas. E quello che si vede è che, insomma, gli studenti hanno reputato di aver imparato abbastanza, insomma, da questa esperienza. And these are the words of the students, what they learned. Queste sono proprio le parole degli studenti. Okay, maybe you can just read that. Il livello di ansia, la frustrazione, l'odio, il desiderio di farsi notare o semplicemente di essere conosciuti. Bisogna lavorare su tutto questo prima di poter raggiungere una comunicazione genuina. Tutto nel grande gruppo si sente in modo più amplificato, piuttosto che nella vita, persino l'intimità. And transformation. Sempre always the students' Yes, words? students, Okay. yeah. Continuano appunto, riporta le parole degli studenti riguardo alla trasformazione. Il gruppo funzionerebbe come un costante amplificatore di ansie e fornisce pochissimo contenimento, a meno che io non decida di affrontare le mie ansie e di rivelarle in gruppo. In tal caso penso che il gruppo ha funzionato come un catalizzatore e fornito supporto attraverso una trasformazione emotiva molto potente che è avvenuta durante e subito dopo il gruppo. Mi sono spostata da un luogo di reattività ad un luogo di grande tolleranza. It's quite a good change. È un cambiamento piuttosto positivo. Okay. A differenza di qualsiasi altro grande gruppo a cui ho partecipato, questa esperienza è stata in qualche modo terapeutica. Non era quello che mi aspettavo. Attraverso me stessa ed altri membri del gruppo, il forum è stato usato per affrontare il dialogo su questioni personali difficili rispetto alla razza, al genere, alla sessualità, alla vergogna di sentirsi diversi. Sento che sono stata in grado di acquisire sia una migliore comprensione che di elaborare alcune delle mie difficoltà. Again?
Un luogo di apprendimento straordinariamente potente che rivela le dinamiche sociali ed istituzionali inconsce. Okay. Un sentimento di appartenenza a una specie di clan, pur avendo una differenza che non sentivo di avere una casa all'interno del gruppo. Quest'anno la mia esperienza è stata quella di stabilire una casa per la mia differenza all'interno del gruppo. So she's talking about the difference ethnically, a black woman. Ok, questa era una donna di colore, quindi sta parlando delle differenze culturali, etniche. In this particular time we had a condensation of racism, ethnic difference that came up between a Jewish student and a black student, a white Jewish woman and a black woman. In questo momento avevamo una particolare condensazione di differenze etniche tra studenti di colore, studenti ebrei, bianchi e altri di colore. The white woman said, "Oh no, not race again." E la donna bianca ha detto, oh mio Dio no, di nuovo razza. So the black women and men were very angry with this towards this other person who was repeating being different as a Jew. Quindi i due studenti di colore, che erano un uomo e una donna, si sono molto arrabbiati contro questa donna bianca ebrea perché di nuovo stava tirando fuori la storia del razzismo, del suo essere ebrea. Yeah, and so that is the dynamic of condensation. Suddenly, the historic ethnic conflict is alive in the room. Questa è proprio la dinamica della condensazione. Improvvisamente i conflitti, le dinamiche razziali e culturali compaiono e vengono condensate molto velocemente all'interno del gruppo. But as it was worked in this experiential group, we have the students experiencing a change in being able to bring in their difference. Sì, ma per come è stato elaborato all'interno del gruppo, l'esperienza degli studenti è stata quella di riuscire a trasformare tutto questo e riconoscere le differenze. Okay, this was on the difference between the small group and the large group. We can summarize this. Queste sono le differenze tra il piccolo gruppo e il grande gruppo. Are the students' words? Not. Students. Ah, ok, students, sì, sono yeah. sempre parole degli studenti. Yeah. Sentivo che nel piccolo gruppo è più facile parlare dei miei pensieri personali che nel grande gruppo. Mi sento maggiormente in intimità con i membri del gruppo. Il grande gruppo mi rende più in ansia, mi rende più ansiosa ed emotiva. È molto difficile sentire il contatto personale con gli altri. Nel grande gruppo è più facile nascondersi e non assumersi responsabilità. Per questo motivo può essere difficile cogliere il significato del grande gruppo. Okay, so there is different learning possible in different size groups. This is from Scharf and Scharf. In Stati Uniti, they actually have a group learning model for affective learning model, they call it, for object relations therapy. It's a 2-year-long block training. That's like residential for 2 years, for therapists already. For 2 years? No, residential? 2 years residential for therapists who then learn object relations theory. Ah, ok, quindi questo è un modello di apprendimento, insomma, di 2 anni di psicoterapeuti che vogliono appunto, che fanno un training. Mm-hmm. In US? Negli Stati Uniti, United States. Mm-hmm. Okay. And there they say in the small group, the task of the small group is an affective understanding of the intellectual, whereas in the large group it's intellectual formulation of the affective. So the large group trains to be able to think when emotions are strong. Ok, quello che si impara nel grande gruppo è di riuscire a pensare, si impara a pensare quando le emozioni sono molto forti. Exactly. Yeah.
Okay, so the applications of insights, I think they're in the therapeutic community, in organizational work, applications of groups, and in community formation. Is that right? Ok. This is what I would say in the large training group at the beginning, what the purpose of it is, that it is about, by experiencing in the large group dynamics, learning about large group dynamics, and in that, as opposed to small group dynamics, which is their normal experience. I think you've translated this. And beyond that they might learn something about themselves in the large group. And then also to understand the organization, the training community that we're part of. So this is the learning in action of the training. Okay. Questo è quello che lei dice quando quando comincia a condurre il large group appunto al Liga. Lo scopo di questo grande gruppo è quello di apprendere dalle esperienze e le dinamiche del grande gruppo, invece di quelle del piccolo gruppo. Poiché nel piccolo gruppo nel piccolo gruppo si fa già l'esperienza in terapia e nei gruppi di seminario, di formazione. Oltre a questo, gli studenti potrebbero imparare qualcosa su se stessi nel setting di grande gruppo e capire l'organizzazione di cui noi tutti siamo parte, ovvero la comunità di formazione del Liga. Ok, I'm just gonna go fast. So we have, I think in a large group there is the development of the capacity. I think again any size group, but in a large group more amplified. Sì, come sempre, questo ci tiene a sottolinearlo, quello che si sviluppa nel grande gruppo, ma non è solo nel grande gruppo, in tutti i gruppi, è solo che nel grande gruppo viene amplificato. So involvement and participation, empathy, reciprocity and exchange. This involvement and participation is sometimes it's very difficult to speak in a large group. So just that you can speak develops that ability. Soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione, molto spesso è molto difficile parlare nel grande gruppo, quindi riuscire a farlo vuol dire riuscire ad attraversare, cioè riuscire a sentirsi coinvolti e a partecipare. Empathy, reciprocity and exchange, it's being able to respond to somebody else and have an exchange. Empatia, reciprocità e scambio sono appunto riguardano la capacità di rispondere a qualcun altro, ad avere uno scambio anche emotivo. This word outsight is coined by De Mare. It's not insight. Do you have this word insight? Yeah. Insight, but outside. From people seeing you, you learn more about yourself. Ok, il termine outside è stato coniato da De Mare, e cioè cosa significa? Che attraverso il fatto che le persone ti stanno vedendo, ti stanno osservando, tu impari qualcosa riguardo a te stesso. Self-reflection, self-monitoring, perspective, different perspectives, reworking relationships and fellowship. Fellowship is responding to a sense of community. Sì, fellowship che io ho tradotto con amicizia, non so quanto adeguatamente, comunque risponde proprio all'avere un senso di comunità. Okay, just to say that you have a capacity to tolerate strong emotions in a large group, personally. Yeah. Sì, insomma il nucleo di tutto è che nel grande gruppo si impara ad ascoltare, a sentire emozioni molto molto intense. And then also you can learn how the difference can be projected into smaller sottogruppo. And the tensions between races, yeah, I think e si comprende come la differenza viene proiettata nei vari sottogruppi
e appunto le tensioni interrazziali vengono rievocate poi nei grandi gruppi. Okay, so this is how I see it. Individual. Sottogruppo, oppure il gruppo di anno per quanto riguarda gli allievi della scuola. The large training group. Whoops, where did he go? Oh no. Okay. Okay. Maybe it works in Italian. Let's see. No. No. The word is gone. Okay. Oh, they're here now. Okay. I worked very hard on the animation. No, è che ha speso veramente un sacco di tempo per fare le animazioni e ci teneva un sacco, ma vabbè. Okay, so we have the concentric systems. Sì, abbiamo questo sistema concentrico. Yeah, person, sottogruppo, group and training, and the social system. We have the social and collective unconscious everywhere. Sì, quindi in tutto questo sistema, insomma, di gruppi, l'inconscio sociale e collettivo l'abbiamo ovunque. So this is how throughout time as humans we have discriminated and fought the different people. Questo è come noi nel tempo abbiamo discriminato le persone diverse da noi. Yeah. So we see somebody as different tribe, we want to fight them. Se vediamo qualcuno diverso da noi, una tribù diversa dalla nostra, la vogliamo combattere. So however civilized we become, we still have this. Anche se il nostro livello di civilizzazione aumenta sempre di più, questo non cambia. Okay. So you have it between the cities in Italy. Different city states, you know, I am Padovan, voi qui in Italia Romania. Ce l'avete persino tra cittadini di città diverse, no? Cioè Padova, Venezia, Venezia Mestre, dico così. Stereotyped. The Romans are like this, the Sicilians are like that, the stereotyped. Ok, e poi ci sono proprio degli stereotipi, cioè i romani sono così, i siciliani sono così. Yeah, so when you're conscious of it, it's good. Se si è consapevoli di questo va tutto bene. But normally we're unconsciously make judgments of the other and we're not aware. Ma di solito noi inconsapevolmente esprimiamo un giudizio sugli altri e non ne siamo consapevoli. So we have now we have it with the immigrants coming in, they are different. Ora abbiamo gli immigrati che stanno arrivando e loro sono diversi. Yeah. So we have this in the person, the social, in the subgroup, everywhere. The social unconscious is everywhere. E questo sentimento lo abbiamo nell'individuo, ma ne abbiamo nei sottogruppi e dappertutto. Questo inconscio collettivo è dappertutto. And as I described, in the large group in training, we can see the dynamic in action. E come ho già detto, nel grande gruppo di training vediamo queste dinamiche in azione. In one experience of a training group, we had one black man who the rest of the group developed a fantasy that he was the caretaker. Do you have the word caretaker? Caretaker. Somebody who looked. Guardo la Paola. No. Somebody who cleaner. Ah, ok. Per esempio in un large group di training avevamo una persona, uno studente di colore e tutti avevano fatto la fantasia che fossimo delle pulizie. Yeah. It's a large group in action of Questo the è il large group collective in action, che è come viene fuori l'inconscio collettivo. Yeah. Okay. Right. So the applications then. So in individual therapy, obviously, for the individual, there's the capacity to feel, to contain, to be conscious and to respond and so on, individual therapy.
it's okay, yeah. The subgroup relating with one another, in subgroup relationships, there is a responsiveness, empathy, forming the subgroup, but also competition between groups. Sì, forse appunto le applicazioni nella terapia lo sappiamo, insomma, capacità di sentire, contenere, vedere il proprio inconscio, la risonanza e le reazioni. Nei sottogruppi è la capacità di stare in relazione, di reagire, l'empatia e anche la competizione. Here I have the therapy in communities, therapeutic communities, whereas the people in therapeutic community treatment have difficulty with relationships. Allora, qui parla dei gruppi che vengono fatti nelle comunità terapeutiche. Le persone che sono nelle comunità terapeutiche hanno delle difficoltà nel relazionarsi. So it's where it really actively uses the ability to put into communication the symptoms, the difficulties. Ok, quindi questo è veramente il contesto in cui è molto utile utilizzare il gruppo per imparare a stare in relazione. So for the trainee in the large group in training to be able to experience very strong emotions and then to put them into words trains them to be able to facilitate others doing this in a group setting. Nel grande gruppo di training la possibilità di sentire emozioni molto forti e di poterle esprimere in parole aiuta gli allievi, i futuri psicoterapeuti a facilitare questo processo anche con i pazienti quando conducono i gruppi. And the large group experience is used in organizational consultancy, when consulting to a large organization where there's difficulty in communication. Ok, quindi il formato, diciamo, del grande gruppo viene usato anche nelle organizzazioni quando ci sono proprio dei problemi di comunicazione. Also in national mediations, Robbie Friedman does this in working with different political national groups and again communicating across groups. E anche nelle comunicazioni internazionali Robbie Friedman si occupa molto di questo. And then there is a reflective citizens group, which is also a group in action, developed in Serbia by a doctor called Marina Mojovic. Okay. It's called a reflective citizens group. Ok, poi c'è un altro tipo di formato che viene chiamato un gruppo di riflessione fatto da cittadini ed è stato sviluppato in Serbia. So in a war affected country with different groupings, these ordinary citizens meet together in groups and talk with one another. Ok, quindi in una nazione che sta attraversando una guerra, una nazione in guerra, differenti cittadini vengono convocati, insomma, per fare un gruppo e si parlano. So these are all the applications of group analysis, and particularly in medium and large group training in different situations, from individual therapy to national context. Queste quindi sono le applicazioni della gruppoanalisi nei diversi contesti che vanno proprio dalla cura dell'individuo alla terapia fino ai conflitti internazionali. Okay, yeah, okay, that's the end of it. Questa è la fine.